Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul territorio per il nostro monitoraggio quotidiano della caldera dei Campi Flegrei. Come facciamo ogni giorno, abbiamo sorvolato con i nostri droni la fumarola di Pisciarelli e il cratere della Solfatara per osservare da vicino l'evoluzione di quest'area vulcanica straordinaria, documentando con immagini reali tutto ciò che sta accadendo. Il nostro obiettivo è quello di mostrarvi il territorio così com'è, senza interpretazioni, raccogliendo dati e immagini che giorno dopo giorno ci permettono di seguire l'evoluzione di uno dei sistemi vulcanici più monitorati al mondo. Anche quando tutto sembra immobile, nel sottosuolo dei Campi Flegrei i fenomeni continuano senza sosta. Il terreno prosegue lentamente il suo sollevamento a causa del bradisismo, mentre acqua, gas e vapore risalgono lungo una complessa rete di fratture fino a raggiungere la superficie attraverso le fumarole. Oggi, 27 luglio 2026, abbiamo effettuato un nuovo monitoraggio delle aree più attive della caldera. Prima di entrare nel vivo del video, vogliamo aggiornarvi sulla situazione sismica. Dopo un lungo periodo di relativa calma, nella giornata di ieri la Terra è tornata a muoversi con un nuovo sciame sismico composto da 13 terremoti. Anche questa mattina una nuova scossa di 2,1 magnitudo è stata chiaramente avvertita dalla popolazione tra Pozzuoli, Bagnoli e Fuorigrotta. Come ripetiamo spesso nei nostri video, questi terremoti sono una conseguenza del fenomeno del bradisismo. Finché il suolo continuerà a sollevarsi, la crosta terrestre sarà sottoposta a continue tensioni. Quando queste tensioni superano la resistenza delle rocce, avvengono le fratture che vengono percepite come terremoti. Per questo motivo, finché il sollevamento del suolo proseguirà, sarà normale assistere anche ad altri eventi sismici. Ma passiamo adesso al monitoraggio di oggi. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. La giornata di ieri e gran parte della notte sono state caratterizzate da piogge molto intense che hanno interessato tutta l'area flegrea. Nonostante la grande quantità d'acqua caduta, questa mattina la fumarola si presentava completamente asciutta. Un aspetto che continua a sorprendere e che testimonia le elevate temperature presenti nel sottosuolo. La pressione della fuoriuscita di vapore non era particolarmente elevata, ma risultava comunque ben visibile e costante. Abbiamo quindi effettuato la consueta misurazione termica e oggi la temperatura della fumarola di Pisciarelli ha raggiunto 111,7 gradi centigradi, un valore che conferma ancora una volta come quest'area continui a mantenersi su temperature estremamente elevate. Come sempre, a schermo vi mostreremo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti, così da poter seguire insieme l'evoluzione di questi valori nel tempo. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Per prima cosa abbiamo sorvolato le storiche pozze di fango che normalmente, dopo piogge così abbondanti, dovrebbero presentare accumuli d'acqua. Anche oggi invece abbiamo osservato un'assenza quasi totale di acqua meteorica. Le elevate temperature del terreno hanno infatti favorito una rapida evaporazione dell'acqua piovana. Ci siamo poi avvicinati alla fumarola di Bocca Grande, dove oggi abbiamo riscontrato un cambiamento evidente rispetto ai giorni precedenti. La pressione della fumarola è apparsa di intensità medio-alta, con un'emissione di vapori decisamente più abbondante rispetto agli ultimi monitoraggi, durante i quali sembrava quasi essersi attenuata. Anche qui abbiamo effettuato la rilevazione termica. La temperatura misurata oggi nella fumarola di Bocca Grande è di 188,2 gradi centigradi, un valore davvero molto elevato che conferma come questa sia ancora oggi una delle aree più calde dell'intera caldera dei Campi Flegrei. Naturalmente, anche in questo caso, vi mostreremo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti, così da confrontare l'andamento delle misurazioni e capire come si sta evolvendo il sistema idrotermale. Il monitoraggio di oggi termina qui, ma noi continueremo a sorvolare ogni giorno la fumarola di Pisciarelli e il cratere della Solfatara per documentare ogni eventuale cambiamento
e tenervi costantemente aggiornati sull'evoluzione della caldera dei Campi Flegrei. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo ogni giorno sul territorio, sosteneteci con un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividete questo video con chi desidera rimanere sempre informato. Grazie per averci seguito, un saluto da tutto lo staff di Solfatara News e ci vediamo domani con un nuovo monitoraggio dei Campi Flegrei.